Vuoi sapere come caricare i tuoi scatti su Instagram alla massima risoluzione? Bene, questo è il video che stavi cercando. Indipendentemente che tu sia un classico utente di Instagram che vuole pubblicare le sue foto o un professionista che non vuole che il social di Meta vada a distruggere completamente ogni scatto che ha intenzione di condividere per mezzo della sua compressione, sono certo che i consigli che sto per darti quest'oggi saranno super preziosi. Dunque, bando alle ciance, partiamo subito dal primo consiglio. Scegli il giusto rapporto dimensionale. Partiamo dal presupposto che su Instagram le foto verticali riescono a catturare decisamente meglio l'attenzione dell'osservatore, semplicemente perché lo smartphone lo teniamo in verticale e Instagram si naviga da smartphone. Quindi, nonostante non sia assolutamente obbligatorio né per l'algoritmo né per tutto il resto pubblicare foto in formato verticale, farlo è estremamente consigliato. Il problema però si palesa nel momento in cui ci rendiamo conto che la maggior parte degli smartphone e delle fotocamere scattano in formato 16 noni o 3 mezzi, mentre Instagram non sopporta nativamente nessuno di questi due formati, andando piuttosto a prediligere lo stranissimo formato 5 quarti. Ora, traduco visivamente ciò che ho appena detto per chi tra di voi non parla il fotografichese. I telefoni e le macchine fotografiche di solito scattano foto così o così, ma Instagram vuole foto così. La differenza, anche se sembra minima, è assolutamente abissale e ti costringerà a ritagliare la tua foto o a pensare fin da subito a un tipo di composizione completamente diversa. Quindi, qual è il problema? In fondo basta soltanto ritagliare, no? Sì, certo, ma ritagliando il tuo scatto direttamente con l'editor di Instagram andrai già a perdere un sacco di qualità, in quanto Instagram nel processo lo comprimerà. Come puoi rimediare a questo problema? Beh, semplicemente, ovviamente, ritagliando la tua foto fuori da Instagram, utilizzando altri software o app. Ora, se sei un utente avanzato, per farlo puoi utilizzare direttamente Adobe Lightroom o Photoshop, sfruttando lo strumento ritaglio e selezionando 5 quarti. Mentre se sei un amatore o un appassionato, sappi che anche ogni smartphone tramite la sua app predefinita di visualizzazione di immagini può assolutamente permetterti di farlo. Quindi ritaglia la tua foto sfruttando il formato 5 quarti o 4 quinti in base all'orientamento, dopodiché passiamo al secondo consiglio: comprimere per non comprimere. Ma prima di parlare di questo consiglio, due cose velocissime. Visto che oggi stiamo parlando di Instagram, ti ricordo che se ti va puoi seguirmi sul mio profilo Instagram, lo lascio qui sotto. Lì pubblico tanti aggiornamenti sui video in uscita e anche tanti scatti e reel a tema fotografia, tecnologia e videomaking. Quindi facci un salto e fammi sapere che ne pensi, sono molto attivo anche lì. Inoltre, se ancora non mi conosci e questo dovesse essere il primo video che vedi dei miei, oppure ancora peggio, se hai già visto alcuni miei video e non ti sei ancora iscritto a questo canale, beh, ti invito a iscriverti per non perderti tutti i prossimi contenuti. So per certo, grazie alle analytics, che molti che guardano i miei video non sono ancora iscritti al mio canale, quindi se tu dovessi essere tra questi, redimiti semplicemente cliccando su iscriviti e poi sulla campanellina. Non te ne pentirai. Fidati. Detto ciò, se hai fatto tutto, continuiamo. Dicevamo, comprimere per non comprimere. Cosa significa? Beh, qui potrei partire con dei pipponi da fotografo infiniti, andando a discutere di bitrate, densità di colore, DPI, megapixel e quant'altro, ma voglio farla molto semplice. Anche con il giusto rapporto dimensionale, caricando una foto troppo grande su Instagram, quest'ultimo andrà a comprimerla e a farci perdere moltissima qualità. Ma se caricherai una foto dalle giuste dimensioni, allora Instagram la accetterà per quella che è, senza comprimerla troppo. Le dimensioni ideali per un post verticale di Instagram sono 1080x1350 pixel, mentre per un post quadrato 1080x1080, possibilmente sempre a 72 dpi. Tutto ciò che dovrai fare quindi una volta in possesso di queste informazioni sarà dare in pasto a Instagram foto di queste esatte dimensioni. Come puoi fare a farlo? Beh, se sei un utente avanzato, anche qui puoi fare questo direttamente da Photoshop o Lightroom, sfruttando direttamente il modulo di esportazione di uno dei due. Mentre se cerchi un'alternativa molto più semplice, puoi sfruttare PicsArt, app disponibile sia per Android che per iOS, quindi con questa dovresti andare tranquillo. Ok, quindi adesso la nostra foto è pronta
è delle giuste dimensioni, ha il giusto rapporto dimensionale, quindi adesso possiamo caricare. No! Prima dai ascolto al mio terzo importantissimo consiglio. Attiva i caricamenti in alta qualità. In questo caso sto parlando di una vera e propria impostazione di Instagram che ci permette di caricare foto e video sempre nella qualità più elevata, senza dipendere dalla velocità della nostra connessione di rete, perché solitamente, soprattutto tramite i dati mobili, questi vanno a influenzare, semplicemente per risparmiare dati, la qualità dei nostri caricamenti. Bene, come si attiva questa impostazione? È un bel po' nascosta in mezzo ai menu, ma ti dico il modo semplice per arrivarci. Ti basta andare sul tuo profilo, aprire il menu contestuale, scorrere fino a utilizzo dati e qualità dei contenuti multimediali e infine spuntare carica nella qualità più elevata. Ecco fatto. Adesso, anche nel caso in cui dovessi andare a sfruttare la rete dati per caricare le tue foto, questa non inficerà sulla loro qualità. Adesso sei davvero pronto per caricare i tuoi scatti al massimo della qualità senza preoccuparti che Instagram vada a comprimerli in nessun modo. Chiaro, no? Quindi questo velocissimo video per oggi termina qui. Io ti ringrazio per avermi seguito fino a questo momento e ti invito a lasciarmi qui sotto un commento per farmi sapere se ti sia stato utile oppure, perché no, se dovessi avere altri consigli per tutte le persone che leggeranno in futuro i commenti. Insomma, facciamo community. Ti invito inoltre a lasciarmi un mi piace per far svegliare un po' l'algoritmo che ultimamente non mi spinge troppo e a iscriverti se non sei ancora iscritto o ad abbonarti se sei già iscritto e vuoi avere dei vantaggi in più rispetto agli altri iscritti. Sul mio canale, per farla breve, esiste un singolo piano d'abbonamento. Io ho voluto farne uno solo con tutti i vantaggi possibili al prezzo più basso possibile, in modo da provare a darvi tanto facendovi spendere il minimo. Quindi soltanto con €1 al mese sappi che puoi avere tutti i vantaggi che stai vedendo a schermo in questo momento, tra i quali sicuramente spiccano la possibilità di vedere tutti questi video in anticipo e la possibilità di leggere il tuo nome nei titoli di coda di ogni mio video. E a proposito di ciò, io per ora chiudo e ti lascio proprio ai titoli di coda. Faccio un pensierino perché nei prossimi video potrebbe esserci anche il tuo nome. Grazie ancora per l'attenzione e ciao ciao!